Ya, ¿y eso? Ah. Questa tratta tra Genf e Bagno sarà probabilmente il passaggio portiere più pericoloso di quest'Africa. Porca vacca. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Questo dovrebbe entrare di diritto nella rubrica Campica Calcio Improbabile. Capito? Che meno? Ci sono Cobra? Molto che look. Good morning, how good evening. Americans! What American, Italian? Mamma mia che posto. Fanciulli, buongiorno, siamo a Sirte, nell'estremo est della Nigeria, diretti a Gembu, pronti per passare in dove? In Cameroon. Adesso vado a raccattare Daniele che è andato a fare colazione, poi benzina, poi stampare, vai, poi dobbiamo stampare, eccolo, il visto per il Cameroon. So, fuel, and we need to print the visa. Apparently there is like a computer shop here on the right. Let's give a look. I am ready for Your field? Okay. Vediamo. Il Computer Business Center. Eccoci qua. Sì. Morning sir, how are you? Okay. Is it possible to print a few pages? You want to print it? Yeah. Is it possible? We have a document to print. Okay, thank you so much. I don't have internet at the moment. Can I send you via Bluetooth? Yes, you can send it via. Okay, perfect. Yes. Okay. Okay. That's it. Ok, io sono riuscito a stamparlo. Dani no, perché fare con l'iPhone veramente io non capisco. Signori miei del Mac, ma come cacchio. Praticamente con l'iPhone non riesci, il Bluetooth è una roba privata, non riesci neanche a condividere un file con qualcun altro, è una cosa ridicola. Vabbè, quindi adesso proviamo a vedere se veramente c'è la stazione di benzina in questa direzione come ci hanno detto. E poi si va. Io ho appena scoperto di aver seriamente piegato il cerchio ieri, anzi l'altro ieri, e dopo ve lo faccio vedere. Bravo Fanny. Full money. Full here. From where? Yeah. Okay. And also here. I should continue here. Yeah. Full. C'è la busta a mano questa. Ok. €4,60, bellissimo. Ya, ¿y eso? Also the rear one was already damaged.
The bike now is doing like this. Allora, siamo senza connessione da quando siamo arrivati qui. C'è segnale ma non funziona un cavolo, ma nemmeno WhatsApp. Quindi vabbè, a casa tutto bene, scoprirete tra 3 mesi, no? Ok. Adesso ci aspettano 138 km per circa 3 ore. Per la strada dovrebbe essere asfaltata senza troppe sorprese. Dopodiché a Camp dovremo sbrigare una serie di pratiche burocratiche, quindi libri vari, passaporto, carne di passaggio e quant'altro, provare a vedere se riusciamo a cambiare i soldi nigeriani che ci avanzano e i soldi del Camerun, e poi il giorno dopo partire in direzione del confine. Questa tratta tra Gembu e confine, e poi dopo la prima cittadina si chiama Bagno, sarà probabilmente il passaggio di frontiera più avventuroso di tutta quest'Africa. Questo video, considerate che passeremo a oltre 1500 metri, una strada molto impegnativa. Fortunatamente la stagione secca è decisamente più abbordabile, ci saranno almeno un paio di attraversamenti di fiume, probabilmente non troppo profondi, visto come sia una stagione secca, e vabbè, ci sarà da divertirci. Allora ragazzuoli, davanti a noi ci sono le montagne su cui dobbiamo salire, e lì poi c'è un altopiano e ci sono altre montagne. Purtroppissimo questi idioti stanno bruciando di tutto, sterpaglie, immondizia, qualunque cosa. Lì sì, ve lo faccio vedere meglio dopo, avete l'altro incendio. Quindi queste splendide montagne le vediamo in controluce praticamente. Cosa che mi secca moltissimo, anche perché poi una volta arrivati su mi sarei guardato con grandissimo piacere, vi avrei mostrato con grandissimo piacere tutte le montagne alle nostre spalle che circondano la vallata in cui ci troviamo. Eccolo, adesso lo vedete meglio. E va bene, stesso problema del sud-est asiatico con la burning season, e vabbè, arriverà il giorno in cui capiranno. Questo tratto di strada, ieri dalla guida che ci ha accompagnato del Parco Nazionale c'è stato scritto come asfaltato fino a Gembu. Ora io ormai conosco come funzionano le cose e non ci ho creduto tanto. La cosa che mi preoccupa è che quando ti ho chiesto informazioni su come fosse la strada da Gembu al confine col Camerun, che è la parte quella brutta, mi ha detto no, non è come prima, l'hanno sistemata. Sappiamo tutti quanti come andrà a finire. Porca vacca. Questa con la pioggia se riuscite a capire, forse dalla polvere dell'aria lo capite, ma in terra c'è un bello strato di polverone. Questo quando piove diventa un funk micidiale. Questa in pochi chilometri è già la quarta macchina ferma a riparare qualcosa che vediamo, per darvi un attimo un'idea del livello della strada, la famosa strada asfaltata fino a Gembu. Ormai l'ho ribattezzata la famosa strada asfaltata fino a Gembu, guardate che roba. Scimmietta.
Tra l'altro anche con una discreta pendenza. Quinta macchina rotta. Testa. E arrivo la settima. Siamo a 7. Poi con i tagli ovviamente di tanto non vi rendete conto dei chilometri tra una scena e l'altra. Avremo fatto non più di 5 km dalla prima macchina rotta e dall'inizio dello sterrato. Che dobbiamo fare? Inizia! Questo potrebbe entrare di diritto nella rubrica campi da calcio improbabili, perché sta proprio bordo strada, tieni una pallonata, ammazzi uno col motorino. Capito? Che meno. Il paesino di Kembu, che sarà la nostra base di partenza per attraversare i prossimi giorni la coppia con Cameron, stando agli Overlander dispone di un quantitativo di meccanici pro capite che è una roba impressionante. Sono più meccanici che cristiani, e immagino che dipenda molto dalle strade, e vi ricordo che questa è la strada quella buona, il delirio arriverà dopo. Qui dovremmo essere già a 1 migliaio di metri di quota, di parecchio, l'aria è molto più freschina, è piacevolissima. Stanotte per la termocoperta, metà. A salire imperterriti. Adesso resterà qua dai 30 ai 45 anni. Quindi siamo a 7 o 8 macchine, non ricordo, e 2 camere in realtà, perché ce n'era un altro prima, non stavo registrando. Ricorda vagamente alcune zone del nord-est della Turchia. Dove vado? Improvvisiamo? Sì.
terzo camion, terzo quarto, c'è la combo. Va bene, conto uno solo perché forse l'altro si è fermato per aiutare. Ci sono cobra? No, compenso che sta un ragno grosso come un vitello. E beh, è veramente unico, finora non ho visto niente così in tutta questa Africa. E fortunatamente qui adesso non so perché, se perché è molto ventoso, motivo per il quale tra l'altro non sto facendo volare il drone perché in quota c'è troppo vento, ma almeno non c'è il problema del fumo che abbiamo visto prima. C'è un po' di foschietta, ma insomma si riesce a vedere il panorama. Give a look. Eccoli i bastardelli ancora con gli incendi, bravi, bruciate tutto, bravi. Campioni del mondo. Che l'ho odiata a fare la catena l'altro giorno. Poi così all'improvviso le palme, i banani, e andiamo a 1500 metri, forse pure qualcosa di più. Questo lo conto però, siamo a 4 quindi. Motorino, no, c'era il proprietario. Pensa te, se entri là dentro e prendi piena quella pietra.
bello, bello, bello. E questa non è ancora la parte bella, o perlomeno non è quella che viene considerata una delle strade più belle di quest'Africa. Però secondo me già lo è. Abbiamo la fiera di San Sebastiano qui. Mi sembra che siamo 5, quello è poi un 5, sì sì. Si fermano neanche se fai domanda al sindaco. Cocco, sei? Sì. Good evening. Yeah, good morning. Good morning or good evening. The Americans, What American? Italian. you are welcome to Nigeria. Thank you so much, my You're friend. welcome to Nigeria. How are you? Simpatico con un gatto attaccato nelle mutande. Quell'altro intendo. Allora, siamo arrivati a Gembu. Stradina niente male. Adesso dobbiamo cercare, aiuto, cercare scusate, ero concentrato su non cadere. Dobbiamo cercare l'albergo, vedere se hanno da dormire, qui ci sono moltissime opzioni. E poi possibilmente andare a parlare con l'ufficio immigrazione e con la dogana per capire se effettivamente dobbiamo fare qui tutte le pratiche oppure se c'è qualcosa lungo strada, la strada che poi effettivamente andremo a fare, che non è questa perché dovremo tornare indietro, ma è un'altra.
Cazzo che fila, eh! Mamma mia che posto! Hello, thank you. Morning, sir. Thank you. Hello, hello. The reception. Morning, sir. How are you? So, very good, very good. Beautiful road. Very beautiful road. Very beautiful road. Great road. Very nice view. Thank you. So, do you have room? Yeah. Yeah? Está bien. You are welcome, sir. Thank you, madam. Thank you. What's your name? Non funziona una freccia. Ma questo faro per esempio ho dovuto disattivare perché non sfarfallava, faceva cose strane, quindi nel dubbio ci sia qualche problemino di contatti elettrici su questo lato.